Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Anche quest'oggi in compagnia del nostro amico Kit per procedere al montaggio delle ultime parti che De Agostini ci ha inviato. In particolare affronteremo le fasi di montaggio che vanno dalla 46 alla 50. In queste fasi l'oggetto del desiderio sicuramente più interessante sarà il completamento dell'orologio da polso che consentirà di comandare il kit appunto tramite l'orologio, proprio come faceva Michael Knight. Capire il tuo sottile umorismo. Ah, grazie Kit, eccolo. Beh, a questo punto dai Kit, presentati. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Kit se preferisci. Ecco, come vedete lui la frase la dice completa, cosa che non fa invece il modello proposto della De Agostini. Questa grave mancanza che sicuramente ha fatto storcere il naso a tutti gli appassionati e clienti della De Agostini, Non appunto. posso credere che sia una possibilità reale. Purtroppo è stato proprio così, hanno tagliato la tua frase, Kit. Niente affatto. Come niente affatto? Cosa vuoi dire? L'abbiamo ascoltata e mancava il pezzo finale. Non so cosa dirti. Lo so, sicuramente qualche tecnico della De Agostini ha pensato che quella frase era così sacrificabile. E infatti. Bene, a questo punto però non perdiamo altro tempo e cominciamo con queste fasi di montaggio. Penso proprio di sì. Bene ragazzi, allora recuperiamo innanzitutto l'orologio preassemblato, diciamo, nella scorsa fase e insieme ai pezzi di questa nuova fase che ci sono stati forniti iniziamo ad assemblare l'orologio. Allora, la prima cosa che dovremmo fare è mettere a riposo Kit, vedete, perché altrimenti ci disturba. Ciao Kit, ci sentiamo dopo. Puoi ben dirlo. Ecco qua. Allora, adesso la prima cosa che faremo è identificare questi due pezzi del braccialetto. Prendiamo quello più corto che oltretutto qui, come vedete, ha un'estremità fatta in questo modo, ok? Perché dove ci andrà poi montato, diciamo, il sistema di aggancio del braccialetto, questo qui. Bene, allora prendiamo diciamo questa asola, questa fibbia, ok? E semplicemente la inseriamo dall'alto. Io vi posso dire che ha una forma leggermente trapezionale, sembrerebbe più stretto in un senso e più largo dall'altra, ma comunque è una cosa minima. Io comunque direi di procedere con la parte che sembra leggermente più larga, inserendola verso l'ingresso del cinturino, ok, in maniera tale che può scorrere in più verso l'alto, vedete, in questo modo, molto semplice, molto facile. Bene, a questo punto prendiamo quello che viene chiamato ardiglione, che sarebbe questa parte che io ho ancora qui da spacchettare. Eccolo qua, che poi sarebbe il gancetto che lo fa, che fa chiudere diciamo, il bracciale in pratica. E questa asticella ammolla. Perché ammolla? Perché le estremità, se voi le premete, rientrano, vedete, sono molleggiate. Ok, allora, prima cosa da fare, riprendiamo il braccialetto dove abbiamo inserito la fibbia e posizioniamo, così come ci viene illustrato, questo ardiglione. La parte inclinata dell'ardiglione andrà verso il basso, tenendo presente la forma qui del braccialetto, ovvero questi rettangoli devono essere visibili verso l'alto. Ok, lo andiamo ad inserire qui in posizione, poi lo teniamo fermo con due dita, prendiamo l'asticella con le molle, che poi sarebbe il pezzo 46C, ansa a molla è chiamato, ok, e lo andiamo ad inserire dentro ai fori presenti qui nel braccialetto. Ecco, adesso a me è sfuggito dall'altra parte. Allora, ecco qua, in questo modo verificate che sia inserito bene, perché a questo punto l'ardiglione non può più uscire, deve essere bloccato, ok? Fatto ciò, dovremo andare ad inserire questa parte qui, che è appunto la parte 46A, che sarebbe la fibbia del cinturino. Allora, sempre mantenendo questo posizionamento, quindi con i rettangoli visti, posizioneremo la fibbia in questo modo, vedete?
Allora la facciamo entrare prima qui da una parte leggermente, l'apposito forellino, se ci si riesce, e poi dovremo chiaramente, allargando piano piano con le dita, farla agganciare anche all'altro pezzettino qua. Il primo consiglio che vi posso dare è: tenete con un dito fermo diciamo questa molletta in posizione così, in maniera che non vi fuoriesca, ok? Tenete il dito così sotto e andare a posizionare la prima parte. Questo potete anche ribaltarlo, così non vi dà ostacolo. Lo andare a posizionare nel primo foro, ok? Poi cambiate dito, bloccate il lato che avete appena inserito e allargando piano piano cercherete di inserire questo. Ovviamente potrete anche spingere un pochino in posizione la molla con l'unghia, ok? Adesso vedete mi si è disfilato, ma il fatto che farlo vedere in telecamera risulta molto meno agevole farlo, ma voi che non avete il problema dovreste riuscire ad inserirlo più agevolmente. Poi ci dovremo cercare di spingere verso il basso la parte della molla in maniera che il resto della fibbia possa inserirsi. Ecco, poi quando sentite un piccolo scatto l'inserimento dovrebbe essere stato completato in questo modo, vedete? Ecco qua. Questo è quello che dovreste ottenere. Ovviamente ci vuole un po' di pazienza, perché dovrete fare in modo che quella molla finisca bene all'interno di questi due forellini, ma fatelo con tutta calma, tanto nessuno vi corre dietro, ok? Ora prendiamo l'orologio, il corpo centrale, lo giriamo, prendiamo come riferimento il lato dove c'è un singolo tasto, quindi questo, e lo poggiamo qui. Ora, la parte che abbiamo montato con la fibbia andrà inserita da questo lato, quindi spostiamo questo, andrà inserita qui. Tenete presente che durante questa fase di montaggio dovrete girarlo con la parte liscia del bracciale rigirato verso l'alto, quindi non con la parte con i rettangolini visibili, ma girato al contrario, ok? E lo dovremo andare a inserire qui dentro. Quindi lo posizioniamo così. Ecco qua, lo facciamo entrare in questo modo. Stessa cosa faremo con l'altro cinturino, quindi lo gireremo con la parte liscia, ecco qua, e lo andremo ad inserire qui dentro, così. Ovviamente adesso io lo reggo con le mani, altrimenti ti cadrebbero. Tenete presente che chiaramente da questa parte dovrà rimanere libero l'imboccatura per avvitare la copertura, vedete c'è il foro per la vite, stessa cosa, deve rimanere scoperti i due fori qui ai lati da quest'altro lato. Ecco qua. Adesso prendiamo la copertura, vedete questa che riporta Night Industries eccetera eccetera, giriamo l'orologio in maniera tale da avere i due tasti alla nostra sinistra, vedete? Quindi il tasto singolo a destra e i due tasti alla nostra sinistra, e posizioneremo la copertura sopra in maniera molto semplice, in maniera tale da andare a bloccare il braccialetto in maniera permanente. Ovviamente dovremo adesso finire di chiudere l'orologio utilizzando 3 viti di tipo FP che ci sono state fornite, eccole qua. Ecco qua, allora teniamo spinto in posizione la copertura in maniera tale da essere sicuri che i braccialetti siano posizionati correttamente e cominciamo ad inserire la prima vite. Ora ragazzi, vi ricordo che avvitiamo sulla plastica, quindi non applicate forza eccessiva, se vedete che state andando storti fermatevi e soprattutto avvitate lentamente in maniera tale da non slabbrare la plastica. Non è necessario stringere molto, basta accostare la vite, perché comunque non è sicuramente un orologio subacqueo, questo dovete sfilarvelo se andate a fare la doccia, e quindi l'ingresso di liquidi è sicuramente possibile, di conseguenza stringere a morte servirebbe solo a far spanare la vite, ok? Come arrivate alla battuta, chiaramente fermatevi. Poi non si capisce il fatto per cui abbiano scelto di fare 3 viti invece che 4, che avrebbero sicuramente chiuso in maniera più, diciamo, para, no?
invece qui da una parte tirerà meglio, da una parte peggio, quindi non lo so, scelte strane del costruttore. Ecco qua. Il risultato da ottenere è questo. Diciamo l'aspetto estetico è anche gradevole. Io qui avrei preferito 2 viti ai lati invece che questa centrale, ma pazienza. Eccolo qui. Come vedete, perfettamente indossato. Bene Kit, che ne pensi del tuo orologio? Questo non è chiedere molto, è chiedere un miracolo. Ho chiesto solo un parere, che sarà mai? Ma che dici? Va bene, allora questo è il risultato finale di questa fase di montaggio. L'orologio è completo. Passiamo al montaggio della fase successiva, ovvero la 47 Turbo Boost. Molto spiritoso. Bene, in questa fase 47 andremo a lavorare sul pannello degli strumenti. Intende per bene. Giusto, giusto. Però adesso prenditi un caffè così io spiego ai nostri amici come procedere. Allora, come dicevo, se lavoreremo sul pannello strumenti, quindi in pratica sul cruscotto, dovremmo smontare i cavi elettrici che già abbiamo messo. Sì, purtroppo dovremmo fare questo lavoro doppio, e procederemo anche ad installare questo piccolo perno che viene chiamato testa del commutatore del pedale del freno proprio su quel micro switch che era collegato ad uno dei fili nell'uscita precedente. Bene ragazzi, la prima cosa da fare è scollegare il cavo etichettato con la lettera D. Attenzione, si è posizionato in questo punto qui. Non tirate dal filo, ma cercate di agganciare con le unghie proprio il connettore. Ok? È un'operazione un pochino difficoltosa, ma purtroppo va fatta così, a meno che non abbiate delle pinzette speciali, quelle per lavorare sui circuiti diciamo integrati. Allora con quella l'aggancereste in maniera più idonea. Potreste provare anche con delle pinzette fatte un po' così a bencuccio, ma comunque lo spazio di lavoro è molto poco, quindi ne dovrete trovare una adatta. Potete fare con l'unghia lavorando ai lati del connettore, un po' per volta lo tirerete fuori. Fate oscillare, eccolo qua, il cavo D. Mi raccomando, fate delicatamente, altrimenti c'è sempre il rischio che si possa rompere qualcosa. E poi a questo punto prendiamo appunto questo pezzettino che ci è stato fornito con questa uscita, ok? E andremo a fare in modo di assemblarlo insieme a questo micro switch, questo interruttore che è posizionato qui sul cavo. Allora, come dobbiamo fare? Prendete il cavetto con l'interruttore, eccolo qua, vedete? Giriamolo in questo modo. Prendiamo la testa del commutatore, quel pezzettino di plastica che vi ho fatto vedere, e orientatelo con la parte questa più, diciamo, cicciotta verso il basso. Attenzione, non deve essere girato nella parte, diciamo, dove vedete il foro, deve essere girato nella parte tutta chiusa, ok? Purtroppo è un pezzo piccolo, un po' complicato da farvi vedere bene, comunque è così. E dovrete andare ad assemblare semplicemente poggiandolo, tenendo l'interruttore così, dovrete poggiare questo pezzettino di plastica sopra l'interruttore, nella parte dietro in pratica dell'interruttore, in questo modo. Ok, quindi non piegate i cavi, non piegate niente, lo dovete semplicemente appoggiare. Si manterrà quasi in posizione da solo, vedete? Poi questo pezzo andrà assemblato qui su questo pannello, vedete? Dove abbiamo questa asola, questa più strettina, ok? Adesso lo vediamo meglio in dettaglio. Ora giriamolo in questo modo per farvelo capire meglio. Dovremo inserire tutto il gruppo costituito dal micro switch e da quella testa del commutatore su questa fessura, la prima. Attenzione, vedete qui c'è un secondo buchetto rettangolare piccolino? Quello serve per infilarci quel dentino presente qui, ok? In maniera che gli fa da fermo. Praticamente
adesso lo afferrate nella maniera più comoda che vi rimane possibile e lo andate a posizionare lì. Ok, così, in questo modo. Attenzione che poi dovrete fare in modo che sia avvitabile da quest'altro lato, quindi dovrete vedere poi, vabbè adesso mi è caduto ma poi lo rimetto in posizione, dovrete vedere dall'altra parte il foro per poter avvitare il tutto, che farete con una vite AP. Bene, ora girate il pezzo in questo modo, verificate la centratura del micro switch e del foro qui in basso e inserite la vite AP per tenerlo bloccato in posizione. Anche in questo caso vi ricordo che lavoriamo sulla plastica, quindi non mettete eccessiva forza, che è inutile e soprattutto è distruttiva. Girate sempre lentamente sulla plastica per evitare di mangiare troppo le parti. Non stringete eccessivamente. Ecco qua. Verificate sempre la centratura del pezzo a fine operazione. Ok? Che qui poi il pedale andrà ad attuare il comando del freno. A questo punto questa parte è fatta, vedete? Mi raccomando, controllate bene come l'avete montata, non fate l'errore di montarlo da quest'altra parte. Il pezzo deve essere con la parte questa incavata da questa parte e il micro switch posto dietro. Ok? Questo possiamo momentaneamente mettere da parte e procederemo a staccare altri fili, altri cavi. In particolare dovremo staccare i cavi con l'etichetta G, H, I, J, L ed O, tutti dalla scheda, quindi fatelo voi con calma. Io adesso procederò, ma chiaramente questo pezzo lo salto nel video perché tanto con le mani sopra non si vede niente, e poi comunque è la stessa procedura che vi ho spiegato per staccare il cavetto D. Ecco fatto, come vedete abbiamo liberato la scheda da molti dei suoi cavi, metteteli tutti ordinatamente da una parte e poi adesso piano piano andremo a vedere cosa dobbiamo fare. Ta-da! Torna tra noi Mr. Cruscotto! Oh, ci lavoreremo di nuovo sopra. Io speravo di dover operarci più in là in maniera tale da avere il tempo magari di apportare le modifiche che ho visto che molte ditte esterne stanno realizzando per mettere gli schermetti interattivi, funzionanti, eccetera, eccetera, ma a quanto pare saremo poi costretti a rismontare il tutto per inserire quel tipo di modifica, per chi di noi chiaramente vorrà farlo, perché non è una cosa obbligatoria. Ok? La prima cosa che dobbiamo fare è girarlo e dovremo rimuovere questo pannello qua, quindi toglieremo queste due viti qui. Mi raccomando, non perdiamole, mettiamole in un posto sicuro. Ecco, se c'è una cosa che odio di queste cose è quando ti fanno montare una parte che ancora invece necessita operazioni, quindi va rismontata. Ah, purtroppo nelle collezioni così è quasi la prassi. Ok, ora prendiamo il cavo H, quello dotato di due LED, e andremo ad inserirli qui sotto dove sono i due fori degli schermi. Ok, quindi ripeto, cavo H, i due LED, e li inseriamo delicatamente qui nei fori. Chiaramente dovrete applicare una piccola pressione per inserirli, che comunque vi consiglio di fare con molta delicatezza. Bene, io uno l'ho già inserito. Allora, sembra lì per lì che ci sia da applicare chissà quale forza e che i fori non siano della giusta misura, ma in realtà una volta che voi le puntate bene diciamo in verticale rispetto al foro, basterà mettere un pochino l'unghia di lato e premere sul retro del LED e questi piano piano dovrebbe entrare dentro. Ok? Ecco qua, vedete? Non è per forza necessario spingerlo completamente dentro, perché comunque tanto poi la luce arriverà comunque, però se lo riuscite a mandare fino in fondo è meglio. Ora recuperiamo il cavo con la lettera G, prendiamo il suo LED e lo andremo ad applicare nel foro qui su questo pannellino più in alto rispetto agli schermi, che sarebbe poi quello dei tasti qui in basso. Ok? Anche in questo caso inseritelo più verticalmente possibile e poi spingete dentro con l'unghia. Questo deve dire che è entrato con molta più facilità. Ecco qua. Ora recuperiamo i LED del cavo siglato con la lettera O, giriamo il cruscotto, li andiamo ad inserire qui. Un LED nel voice box e un LED andrà nel gruppo dei tasti dell'accensione. Ok? Voice box
e LED di accensione sono uguali, quindi verranno accesi con la stessa sequenza, quindi non è necessario fare particolare attenzione a come li inserite. Fate solo in modo che siano messi in maniera tale che non vengano magari tirati male durante l'applicazione. Ecco, quindi scegliete il punto più comodo e andiamo ad inserirli dentro. Chiaramente dovrete fare un po' di attenzione perché la plastica offrirà un po' di resistenza. Ecco qua, piegate leggermente se necessario i contatti senza farli rompere per inserire il LED sotto. Anche in questo caso spingete delicatamente il LED dentro. Ecco qua, in questo modo. Ora prendete i due LED del cavo L e li andiamo ad inserire in questi due fori, che uno si trova qui e uno si trova qui. Attenzione, questo è un po' difficoltoso da fare, quindi andrà fatto con molta calma e anche io probabilmente non riuscirò a farvelo vedere proprio bene in diretta, perché comunque devo coprire con le mani. Ecco qua, uno inserito. E anche l'altro sembra andato in posizione, ok? Fate attenzione a posizionare anche correttamente il passaggio dei cavi in maniera che non interferiscano poi nel montaggio. Quello rosso da questa parte fate seguire questa linea dritta più o meno, cercate magari di appiattire un pochino questo qua, che adesso io lo farò con delle pinzette più delicatamente, altrimenti rischiate di interrompere il circuito dentro il LED. Quest'altri giallo-verdi li fate passare qui in questo modo, vedete, all'interno di questi due perni, mentre questi rossi che vengono da questa parte, entrambi i cavi devono passare sopra a questo perno qui, ok? E orientarsi chiaramente verso l'uscita del cruscotto, in questo modo. Ora recuperiamo il pannelletto che abbiamo smontato dal cruscotto, lo giriamo, prendiamo il cavetto etichettato con la lettera J e inseriamo due LED in questi fori, qua e qua. Vedete, qui e qua, mentre lasceremo il terzo LED scollegato per il momento, ok? Quindi posizioniamo uno dei LED, non ha importanza quale lasciate scollegato, sono collegati allo stesso modo, quindi si accenderanno tutte e tre in contemporanea. Mettiamo anche il secondo, ecco qua, otterrete così il collegamento e il terzo LED è fuori. Come vedete a noi si è staccato il pannelletto, lo dovrò andare a riposizionare. Adesso orientate un pochino il cavo del LED da questo lato, un pochino più centralmente, in maniera tale da crearvi un po' di spazio qua, e andiamo a bloccare il tutto con il nastro adesivo che ci è stato fornito con l'uscita, questo qui. Terrà in posizione nella maniera più corretta i cavi, che evidentemente potrebbero essere soggetti forse ad uscire, ok? Ecco qua. Se dovesse sbordare fuori qualcosa, ovviamente poi lo taglieremo con le forbici, non è un problema, l'importante è che aderisca bene sulla parte piatta. Ora riprendiamo il cruscotto e andiamo a riposizionare il pannelletto così modificato con questi cavi dei LED. Controllate di aver messo bene i cavi sotto perché resteranno bloccati, ok? E riprendiamo le viti che avevamo messo da parte quando lo abbiamo smontato, le riposizioniamo al loro posto. Ecco qua, in questo modo. Ora proseguiamo prendendo il cavo rimasto libero sul cavo J e lo andremo ad inserire
nel foro presente da questa parte qui, vedete? Chiaramente non si vede bene e è impossibile farvelo vedere bene nella telecamera mentre lo inserisco, perché è molto difficoltoso il passaggio, quindi penso che dovrò comunque farlo senza inquadrarlo, però ecco, vi faccio vedere che va messo in quel punto lì. Tanto poi alla fine si tratta solo di usare le dita per spingerlo bene dentro. Ecco qua, io ho risolto praticamente spingendo delicatamente con il cacciavite da questo lato e poi un pochino anche più su, l'ho fatto entrare delicatamente. Chiaramente è un'operazione che ognuno deve fare in maniera autonoma, non è molto visibile il punto, quindi per quanto uno voglia dare indicazioni non ci si riesce più di tanto, però ecco, la tecnica è questa: lo appoggiate sopra e poi piano piano con un cacciavite fate così, spingete delicatamente e lo fate entrare. Ora recuperiamo la parte dei comandi del volante, questa qui, e la rismontiamo, quindi rimuoviamo queste due viti per aprirlo e inserirci i LED. Anche questa volta vi ricordo di mettere da parte le viti e non perderle, e soprattutto non fare confusione magari con altre viti che avete sparse in giro, in maniera da utilizzare sempre le stesse. Ecco qua, cerchiamo chiaramente poi di aprire il pannello. Ecco qui, l'abbiamo separato e adesso ci andremo ad applicare dentro i cavi LED che nel caso specifico è il cavo con la lettera I, quello che ha il connettorino più grande, vedete, e ha i LED questi un po' particolari, questi piatti che credo si chiamino LED Cobb se non erro. Allora, fate in modo che le parti centrali, praticamente lo spazio tra i due cavi di ogni LED sia abbastanza e sufficiente per scavalcare l'alloggiamento delle viti, ok? Però prendiamo il pezzo e andiamo a inserire un LED per parte, uno qui, lo facciamo chiaramente girare dentro il volante posizionato scavalcando il foro per la vite, vedete? Quindi praticamente il foro per la vite deve essere visibile, cercate di, senza strappare i fili ovviamente, quindi fate delicatamente, di posizionarlo piano piano in maniera tale da lasciare libero il foro. So che magari non è tanto visibile qui così, però dovete fare in quel modo. Stessa cosa la fate da quest'altra parte. Allora, assicuratevi di far passare bene i cavi intorno ai vari fori in maniera da non ostacolare le viti per l'assemblaggio. Poi riprendiamo la copertura, ovviamente centriamo bene anche il cavo sopra. Ecco, purtroppo vedete tendono a uscire fuori posizione perché non ci mettiamo sopra qualcosa, e ripoggiamo nel verso corretto, quindi non così ma così, la copertura dei comandi qui sopra la staffetta. Facciamolo piano piano in maniera tale da essere sicuri che i LED rimangano in posizione. Controlliamo anche che non sia uscito fuori niente, ok? E poi cominciamo a rimettere le viti. Cominceremo da quelle che abbiamo tolto centrali e poi ne metteremo altre due qua. Ecco qua, rimettiamo la copertura e riassembliamo le due viti che avevamo tolto in precedenza come prima cosa, una da un lato, una dall'altra. Ricordo sempre di non stringere troppo. Ecco qua, vedete, i cavi rimangono che fuoriescono da questa fessura qui, quindi non dal centro del foro del volante ma da questa fessura qui in alto. E poi qui ai lati metteremo due viti AP per chiudere più correttamente il tutto. Teniamo spinto chiaramente in posizione con le dita il pezzo, anche qui non stringete, lasciate appena arriva battuta fermatevi. Ecco qua, la sezione comandi è montata a
questo punto notate questi due fori qui sul cruscotto, sulla parte sotto ovviamente, dove c'è il passaggio dei cavi. Qui andrà collegato il quadro comandi del volante, quindi lo passeremo con i cavi qui sopra il cruscotto, che faremo appoggiare in mezzo ai due fori, vedete? Poi lo accosteremo facendo combaciare i due fori con quelli presenti sul cruscotto e collegheremo il tutto utilizzando due viti di tipo GP. Fate come ho fatto io, posizionatevi prima entrambe le viti senza stringerle in maniera tale da centrarle più agevolmente. Verificate che sia corretto il passaggio del cavo qui al centro e poi procedete alla stretta, ma sempre fino a battuta, senza stringere forte, ok? Anche perché vi ricordo ragazzi che questo è un modello statico, quindi non si sviederà nulla, non ci sono vibrazioni, o perlomeno ce ne sono minime, giusto quelle presenti dentro casa. Ecco qua, in questo modo e chiaramente girandolo vi apparirà così. Questi sono i risultati di queste fasi di montaggio: cruscotto e diciamo collegamento elettrico del pedale del freno. Possiamo passare alla fase successiva, che sarà la 48 Turbo Boost. Bene ragazzi, allora la prima cosa che faremo in questa fase del fascicolo 48 è inserire questo pannelletto inferiore del cruscotto, che separerà un pochino la cavetteria dal resto. Andrà posizionato in questo modo, come vedete, ok? Quindi lo faremo scendere qua in mezzo e dovrà posizionarsi in particolare con queste linguette che ha, vedete, nei corrispettivi fori sul cruscotto, quindi qui in basso, ancora qui di lato, ok? Comunque dove vedete che ci sono le linguette dovrà posizionarsi, anche qui c'è una qua, ok? La cosa importante è mettere ben schiacciati, senza tirarli ovviamente, i vari cavi, in maniera tale che quando scenderà il pannello non rimangano in qualche modo in tiro o soggetti magari a tirare troppo il LED e a farlo sfilare. Quindi attenzione, è un'operazione che dovrete fare molto delicatamente e con attenzione. Cominciamo dalla prima vite. Le viti sono quelle di tipo BP, quindi metto la prima linguetta in posizione e avvito. Non avvitate ovviamente completamente, lasciate sempre un po' di spazio in maniera tale da poter modificare qualcosa mentre, se vedete che ci sono problemi mentre mettete le successivi, ok? Allora fate lo stesso, chiaramente posizionerete piano piano il pezzo man mano che lo mettete in maniera da far corrispondere tutti i fori che vedete da coprire. Ecco qua, mi raccomando, allora poi una volta che le avete posizionate tutte potete procedere a serrarle fino a fine corsa tutte quante, in maniera tale che siete sicuri che sono tutte centrate correttamente. Se invece cominciate a stringere una poi l'altra in sequenza fino a battuta, vi può capitare che quando andate ad inserire l'ultima non riuscite a impanare sul buco perché magari si è messo leggermente fuori asse. Quindi è importante che prima impaniate l'inizio delle viti su tutti i fori e poi dopo andiate a stringerle tutte. Ora recuperate questo pezzetto trapezoidale, questo qui dovrebbe essere il 48B se non sbaglio, e lo andiamo ad applicare qui in questa zona qui del cruscotto, orientatelo con la parte diciamo del triangolo a scendere verso l'esterno
del cruscotto, quindi in questo modo dovrà inserirsi all'interno di questi due perni qua in maniera tale da centrare il foro per fissarlo. Vedete? Adesso vi faccio vedere meglio, scusate, forse non l'avevo inquadrato. Va inserito tra questi due perni in maniera che il foro sia centrato, mettendolo in direzione diciamo spiovente verso il volante, per capirci. Quindi va così, ecco, in questo modo. Chiaramente poi lo terrete con il dito e andrete ad applicare la vite dall'altra parte, sempre una vite di tipo BP, quindi avvitate dolcemente, ecco qua, fino ad arrivare a battuta senza andare oltre. Ok? In questo modo, questo è quello che dovrete ottenere. Ora togliamo questa vite qui, vedete? Questa qui, perché dobbiamo andare a mettere un'altra copertura che si terrà in posizione proprio con questa vite, quindi teniamola qui da parte. Prendiamo il pannello interessato che è il 48H, questo qui, vedete? E qui è il foro dove andrà rimessa la vite, quindi andiamo a posizionarlo in maniera da coprire tutta questa parte di cavi qua. Fate chiaramente attenzione a non forzare qualche filo mentre lo fate, controllate. Piccolo consiglio, dato che quel pannelletto darà problemi perché i cavi qui daranno un po' fastidio, utilizzando delle pinzette come queste piegate dolcemente senza far danneggiare i LED, i terminali, in maniera tale di curvarli in maniera idonea a far spianare bene il pannello, che quando lo andrete a posizionare dovrà calzare senza rimanere sollevato, ok? Al meglio che sia possibile. Una volta così poi posizionate la vite in questo punto. Andiamo quindi a riavvitare la vite con la stessa che avevamo rimosso in precedenza. Ecco qua. Anche qui non è necessario stringere, ok? Il pannellino è fissato. Ora recuperiamo lo sterzo, il volante insieme al suo piantone e inseriamo il piantone all'interno del foro. Prestiamo attenzione ovviamente a non tirare i fili, quindi magari se necessario spostiamoli con l'aiuto di un piccolo cacciavite, creando un po' di spazio per far passare il tutto, ok? Fate sempre molto delicatamente e poi piano piano inseriamo il volante. Ecco qua, controllate che non stiate tirando i fili ovviamente, ecco, in questo modo. Bene, ora recuperiamo questo pezzo qui, il 48E, insieme a quella piccola levetta che hanno dato 48C, eccola qui. La leva dovrà essere posizionata in questa scanalatura qui, ok? Fatelo chiaramente seguendo i riferimenti sulle illustrazioni del fascicolo, ovvero in questo modo, o almeno così sembrerebbe, perché come sapete tutti le illustrazioni sono molto scure, si capisce sempre male. Comunque poi lo vedremo nel momento in cui chiuderemo tutto, se stiamo andando nel verso giusto, ma mi sembra di sì. Chiaramente però prima di farlo dovremo posizionare questa parte sotto il piantone dello sterzo, quindi prendiamo qui il piantone, ce lo appoggiamo in questo modo, così, non abbiate paura se vi si muove tutto sotto, non ci interessa al momento, a noi interessa solo posizionare la parte in questione. Quindi posizioniamo la levetta, se è possibile voi chiaramente vi appoggerete sopra un ripiano, ok? E poi chiuderete il tutto applicando sopra questa parte qua, ok? In questo modo, così. Chiaramente quando lo farete avrete già posizionato questa levettina qui in mezzo, in maniera tale che non vi esca, ok? In questo modo. E poi andrete a bloccare il tutto in posizione con una vite BP. In pratica il risultato finale dovrà essere questo, vedete? Anche al momento chiaramente tutto il pezzo scorre perché poi andrà fissato su queste due fori qua, però ecco è importante che vediate com'è posizionata la leva,
ok? Poi sempre con una vite BP andremo ad inserire tra loro il pezzo 48G e 48F, questo è 48F e questo è 48G, ok? In questo modo, vedete qui c'è una scanalatura che farà da riferimento per l'assemblaggio delle parti. L'inserimento è molto semplice. Poi girate il pezzo e andrete ad applicare la vite per bloccarlo. In questo modo, vedete? Adesso uniamo l'elemento appena preparato con il piantone dello sterzo, quindi prendiamo questa parte e andiamo ad inserire questi due fori su questi due fori qui. Verificate sempre come è orientato il pezzo, vedete? Qui verificate di avere la levetta alla vostra destra e andare a appoggiare sopra le parti. Poi, utilizzando sempre una vite BP, incominciate a bloccare tra loro i pezzi. Ecco qua, in questo modo. Bene, adesso dovremo ruotare questa parte così assemblata, la facciamo avvicinare qui allo sterzo delicatamente e poi dovremo cercare di chiudere questo pannello con il resto del cruscotto. Non è un'operazione molto semplice perché lo spazio è un po' limitato e il pannello va un po' a tirare. L'attenzione va riposta nei perni dove va agganciato, ovvero dovrete fare in modo che questi perni qui lunghi, vedete, debbano inserirsi su questi due qui, ok? Quindi fatelo delicatamente, unendo un perno alla volta, probabilmente perché non riuscite a allinearli subito al primo colpo tutti, e controllate sempre di non rompere questa linguettina qui, ovviamente questa levetta, fatelo molto delicatamente quell'operazione. Verificate di essere in linea con la prima vite ed inseritela. Le viti da usare sono sempre le BP, come vedete ne dovremmo inserire 3, quindi incominciate prendendo la misura della prima, piano piano, e inseritela appena siete pronti. Ecco qua, in questo modo. Richiede una buona dose di pazienza perché non si riesce ad allineare benissimo questa parte. Anche io non riesco a farla con limare, probabilmente sono un po' storti i pezzi. Bene, questo è il risultato finale del fascicolo 48. Diciamo la difficoltà maggiore risulta magari nel posizionamento dei cavi per non fargli dar fastidio con la copertura sopra, e il posizionamento di questo pannello qui nero che risulta elasticizzato, diciamo, nel momento in cui va posizionato cozza con quella paratia che avevamo installato prima, non perché questa non sia installata bene, ma semplicemente perché i pezzi sono stati stampati con una curvatura non proprio perfetta, quindi crea un po' di difficoltà per far collimare questi perni, diciamo, principali, però alla fine con un po' di pazienza comunque si fa. Questo andrebbe così in realtà, invece tende a rimanere un po' sotto, però purtroppo non ci si può fare nulla. Speriamo che quando verrà assemblata con il resto della macchina, il fatto che il cruscotto sia attaccato diciamo, al telaio tenga spinto questo pezzo in posizione e quindi elimini il problema. Bene, passiamo ora al fascicolo 49 Turbo Boost. Bene, cominciamo questo fascicolo 49 assemblando queste due parti, la 49E e la 49D. Dovranno essere assemblate in questo modo, facendo combaciare le linguette con i 3 fori qui esposti, vedete? Chiaramente da questa parte ci saranno degli incavi, quindi è molto facile farli combaciare, ok? Cominciamo chiaramente con un buco alla volta e assembliamoli. Allora, già vedo che comunque rimane dello spazio, probabilmente è voluto, altrimenti vorrebbe dire che sono stati posizionati male i fori. Procediamo. Ecco qua, in questo modo, vedete? Rimane da capire perché rimane questa fessura da questa parte, ma probabilmente lo capiremo andando avanti nel montaggio. Comunque questo è quanto ci dice di fare nelle istruzioni. Ora recuperiamo il cruscotto e dovremo inserire il pezzo così assemblato sopra questi due perni qua. Come vedete ci sono i perni anche sul pezzo più piccolo che dobbiamo incorporare a questo.
dovremo farli collimare in questo modo per poi avvitare utilizzando chiaramente le viti sugli appositi fori, ok? E utilizzeremo due viti di tipo CP, arrivate fino a battuta senza forzare. Il pezzo si presenta in questo modo. Ora dobbiamo scollegare dalla scheda il cavo F, questo qui posizionato in questo punto. Procediamo come abbiamo fatto prima. Sempre molto delicati, ok? E andremo ad inserire i due LED alla sua estremità nel pannello dove prima abbiamo montato l'interruttore del pedale del freno. Ecco qua. Allora poi prendiamo l'estremità del cavo F e separiamo un pochino i cavi, così delicatamente. Il cavo verde e giallo andrà posizionato in questo foro presente sul lato destro, guardando il pezzo da questa parte, quindi così, ok? Lo facciamo uscire un po', mentre il cavo rosso nero dovrà uscire dal foro presente sul lato sinistro, ok? Poi assicuriamoci che entrambi i cavi siano inseriti tra i buchi delle viti che vediamo qua. Ogni cavo deve essere posizionato al centro. Stessa cosa faremo da questo lato. Scusate, ma la difficoltà mia questa volta è che devo riprendere stando in piedi, quindi non posso far spianare bene le cose. Comunque il senso è questo, l'avete capito, no? Dovremmo centrare bene. Ora, utilizzando queste parti qui, questi fermi 49F, andremo a tenere bloccati i cavi in posizione, posizionandoli in questo modo. La parte con il dentino va verso il primo foro, quello più interno, ok? In maniera tale che il tutto si terrà in questo modo. E poi chiaramente useremo una vite a P per tenere la staffetta in posizione in questo modo, vedete? Recuperiamo il cruscotto, lo giriamo, prendiamo delicatamente tutto il fascio dei cavi e lo teniamo così con le mani in maniera da fare in modo che i cavi non ci siano di intralcio, vedete, in questo modo. Poi li posizioneremo bene dopo, adesso solo per tenerli, diciamo, di lato. Dovremo andare a inserire il pezzo su cui abbiamo appena lavorato con i cavi posizionati lateralmente in questo modo. Chiaramente il tutto andrà a chiudere, diciamo, il lato interno del cruscotto, quindi dovremo fare in modo che tutta la cavetteria sia esterna, anche per quanto riguarda i cavi di questo pezzo qua, ok? Mentre il piantone dello sterzo andrà infilato qua dentro, ok? In questo modo, così. Adesso procedo e poi vi faccio vedere com'è il risultato finale. Ecco, posizionati i pezzi in questo modo, vedete? E fissate il foro centrale con una vite BP, in maniera tale che i pezzi non si muovano. Ecco qua, come vedete tutto il gruppo dei fili del cruscotto viene giù da questa parte, quelli che abbiamo inseriti lateralmente su questo pezzo escono ancora dai lati qua, e c'è sempre quello che comanda il pedale del freno, diciamo, ok? Che momentaneamente lo lasciamo qui così. Ora prendiamo uno di questi pannelli color crema beige, un pezzo di questi qua trasparenti che ci è stato fornito, che praticamente è la copertura del LED, e li posizioniamo in questo modo, vedete? E li fisseremo in posizione utilizzando le viti BP.
non stringete troppo queste viti, altrimenti si può spaccare la plastica del pezzettino trasparente. Adesso ripetiamo la stessa operazione su quest'altro pannello, che andrà posizionato ovviamente dall'altro lato, quindi sempre dalla parte diciamo esterna lo andremo ad applicare. Ecco qua, questo è il risultato che dovete ottenere. Come vedete i pannelli sono leggermente diversi perché uno è serigrafato con la lettera L, mentre l'altro è serigrafato con la lettera R, quindi destra e sinistra. Ora, con l'ausilio di una vite BP, blocchiamo questi due pannelli tra loro. Il foro su cui infilare la vite è questo. Attenzione che dovrà collimare con questo foro che rimane nascosto sotto, ok? Quindi prestate attenzione a farli, sbucare fuori bene. In questo modo, vedete? Ora andremo ad applicare il pannellino con la lettera L, andando a bloccarlo su questo foro qui. Ecco qua, la vite da utilizzare è una vite CP in questo caso. Chiaramente il pannellino è ancora mobile, però l'importante è che lo posizionate così, in questo modo. Poi chiaramente si finirà di assemblare mano a mano che andiamo avanti. Ora prendete il filo verde e giallo e lo andate a posizionare inserendo il LED nel foro in questo punto, così. Ecco qua, in questo modo qui. Ora facciamo le stesse operazioni per montare il pannellino da quest'altra parte, vite BP in questo punto, e poi applichiamo il pannellino di qua utilizzando anche questa volta una vite di tipo CP che si impanerà su questo foro qua. Scusate, qui la BP e qui la CP. Ecco qua. E ora anche in questo caso andremo ad inserire il LED in questo foro. Così. Bene, con questo abbiamo finito il fascicolo 49. Come vedete, gli interni del veicolo cominciano a prendere forma. Queste sono le paratie laterali con le luci di cortesia di quando si aprono gli sportelli, molto probabilmente, ok? Bene, possiamo a questo punto passare all'ultimo fascicolo di questo invio, che è il numero 50, Turbo Boost. Bene, dopo tanta fatica concluderemo con una fase velocissima. Praticamente monteremo questa parte interna della plancia del cruscotto, la zona diciamo dove è situato anche il cambio eccetera. Monteremo queste poche parti, quindi sicuramente sarà una cosa molto molto veloce. Cominciamo. Ecco qua, cominceremo con assemblare queste due parti, questa e questa, che dovrebbero essere i comandi del climatizzatore. Quindi andrà inserito all'interno del foro così, e da questa parte chiaramente andrà bloccato in posizione con due viti AP. Ok, quindi procediamo subito a farlo in questo modo. Non richiede particolari difficoltà, infatti non ho fatto vedere niente perché comunque bisogna solo mettere questi due viti che tutti quanti riuscite a fare senza il minimo sforzo. Ora prendiamo tutto il pezzo più grande e andiamo ad assemblare questo qui più piccolino che ha questa lettina, vedete? Lo andiamo ad inserire così sopra direttamente e bloccheremo in posizione con una vite AP. Eccolo qua. Bene, con questo abbiamo concluso questo velocissimo montaggio del fascicolo 50. Quindi a questo punto possiamo richiamare in causa il nostro amico Kit e sentire cosa ne pensa. Eccolo qui. Allora Kit, come stai? Ah sì, cosa hai di presentimento? Nessuno lo sa, nessuno. Ah, ok. Senti, allora, ti piace come sta venendo il tuo modello? A volte sei veramente senza cuore. Ma perché? Ti ho chiesto un parere, non ho mica detto che sei brutto. Mi dispiace, le mie indagini hanno dato risultati negativi. Ah, quindi presumo che, insomma, che non sei ancora molto soddisfatto. Spero proprio di no. Ah, ecco, vabbè, è difficile interpretare le tue cose, va bene. Bene ragazzi, allora, visto che Kit è ancora molto indeciso,
E a questo punto non ci resta che salutarci. Io spero di aver recuperato il tempo perso. Dal prossimo invio dovremmo riuscire a restare più nella tabella di marcia solita, e quindi dovrei riuscire a proporvi i video anche in una maniera un po' meno sbrigativa e un po' più magari esaustiva. Spero comunque di esservi stato di aiuto. Ho cercato comunque di mettere in risalto i passaggi difficoltosi e come diciamo bypassare un pochino queste difficoltà. Per il momento è tutto, cari amici, vi invito di nuovo a iscrivervi per chi di voi non l'avesse ancora fatto, spargete la voce tra i vostri amici che stanno facendo il modello di seguire questi video se li ritenete interessanti, iscrivetevi al gruppo Facebook se non l'avete ancora fatto e vi do appuntamento al prossimo video inerente il prossimo invio che riceverò. Piccolo supplemento al video. Allora, l'altra volta non ve l'avevo mostrato, ma sulla scatola del power bank c'è indicata la sua capacità, che è appunto da 2600 mAh. Come vedete io adesso lo sto usando per alimentare il telefonino che era quasi scarico, e devo dire che comunque il suo lavoro lo fa, anche se chiaramente la durata non sarà molto lunga. Ok? Sì, dico sul serio, Kit. Non è vero. Va bene, come dici tu. A breve proporrò una nuova linea di video di cui avevamo già parlato anticipatamente alcuni video fa, sui Chogokin, quindi sui robot da collezione ispirati agli anime giapponesi delle serie televisive che vediamo tutti noi quando eravamo un po' più piccolini, ma anche vediamo ancora da grandi, tutto sommato, perché hanno comunque lasciato un segno nel nostro animo. Quindi tenete l'attenzione sul canale, perché a breve avremo delle grosse novità. Con questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Ti dispiacerebbe essere più specifico? Ciao Kit. Ciao amico.